È sabato mattina, siamo qua in camera, abbiamo già liberato qualcosa, io vi avevo fatto vedere che avevo tolto un po' di roba e adesso dobbiamo chiudere tutte ste crepe perché ce n'è tantissime e c'è anche da sistemare un po' il muro, guardate che roba, purtroppo... Mi dispiace che aveva copiato fa i tuoi niente, uccellini. non importa. Purtroppo il gasbeto fa questo lavoro delle crepe. Si lavora in continuazione, caldo freddo, è bello isolante ma è un materiale che a livello di crepe fa schifo. Vedete anche qua c'è, adesso magari non si vedono benissimo, comunque, e poi la ripitturiremo, perciò facciamo sto lavoro delle crepe. Mettiamo il colore bianco antimuffa solo negli spigoli nei muri esterni, dove di solito esce la muffa, che ho trovato sto colore che va bene, tiene abbastanza, e poi sopra rifaremo il soffitto e ripitturiamo. E niente, comunque vi ringraziamo perché su Instagram ci avete scritto che vi mancano i nostri video e quindi ci fa molto piacere. Siamo stati un po' presi, cercheremo di recuperare un po' e piano piano ritorniamo anche a fare qualche video in più. Adesso lascio lavorare Stefano e boh. Ecco Stefano in versione muratore che sta aggiustando tutte le crepe. Sì, le chiudo con la stabilitura perché almeno facendola liquida entra dentro e la crepa non si vede più poi sotto il colore, poi magari si riforma. Vabbè dai, però lui è bravo a fare questi lavoretti perché è precisino. Ci siamo, ha già fatto un bel lavoro, Stefano ha chiuso le crepe del muro e ha già dato negli angoli, gli angoli esposti di più all'umidità, quelli che comunque tirano fuori la muffa, abbiamo sto problema, ha passato questa pittura che vi avevo già fatto vedere in un precedente video tempo fa, che praticamente risana il muro e per un bel po' non esce la muffa, ecco. È arrivato adesso Stefano e ha portato a casa la spesa che avevo fatto da Tigros online. Vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato. Una confezione di semi di chia per le colazioni, per le insalate, mandorle sgusciate, la quinoa, del cioccolato fondente all'85%, il tofu che non manca mai, dei capperi sotto sale e una confezione di ceci in vetro. L'affettato vegetale per Stefano che si porta una volta alla settimana al lavoro e dei lamponi, dei pomodori cuore di bue, dei cetrioli, delle carote biologiche, una confezione gigante di mirtilli, questo melone che l'ho già fatto vedere anche su Instagram, mi piace tantissimo, lo preferisco al melone quello classico, questo qua giallo, delle albicocche, poi una confezione di basilico perché il basilico io non riesco a tenerlo nell'orto, mi muore sempre, una confezione di rucola biologica, questa è ottima perché è ricca di calcio, dei kiwi, una confezione di uova, pak choi, che è questo cavolo cinese molto buono, una confezione di yogurt bianco senza zuccheri e una di yogurt di soia sempre bianco, una confezione di pomodorini e una confezione di prezzemolo. Sì, anche il prezzemolo non riesco a tenerlo, ho comprato una piantina, mi è già morta. La passata di pomodoro, questa classica, e una confezione di pasta di grano saraceno, dei peperoni sia per noi che per Charlie, un detergente intimo, ho preso questo perché era quello che costava meno, delicato, e poi una confezione di pesche. Sì, purtroppo c'è un po' di plastica, ma facendo la spesa online non riesco sempre a prendere sfuso. Stamattina la colazione la prepara Stefano. Cosa ci fai di buono? Facciamo la spuma di ricotta al caffè con un frutto e scaglie di cioccolato. Ok, ho pelato 2 pesche piccole, adesso ci vado a mettere sopra le scaglie di cioccolato fondente.
Praticamente doveva farlo Stefano, ma lo sto facendo io. E io facevo la spuma. Ci servirà quindi la ricotta, lì sono 100 grammi, una tazzina di caffè e un pochino di miele. Vi ricordo che queste ricette le prendiamo sempre dai programmi alimentari di Medicina in Cucina. Ci mettiamo dentro il caffè, E poi il miele e poi sbrindelliamo. rifacciamo perché abbiamo messo troppo caffè, quindi adesso usiamo solo mezza tazzina di caffè, quindi l'altro preparato se lo mangerà Stefano, che è un pochino più liquidino, e io lo voglio più... Non solo mangerà, se lo berrà Stefano. Io lo voglio un pochino più cremoso, quindi facciamo un pochino meno caffè. Adesso Ok, ora sì, si ragiona. Ecco la colazione pronta. Pesca con cioccolato fondente e la mousse di ricotta e caffè. Buona colazione a tutti. E qui abbiamo un topino che vuole giocare di prima mattina, vero? siamo lì. Sei già attivo? Stefano sta cominciando a pitturare la stanza e questo è il colore, guardate che bello. Non è che renderà tantissimo in camera, però sembrerebbe anche coprire abbastanza bene con una mano, bisogna vedere una volta asciutto. Ci siamo, Stefano ha finito la stanza, adesso sta mettendo gli zoccolini e dobbiamo ancora togliere lo scotch lì, mettere poi le tende, ma dovevo pulire prima i vetri, quindi guardate com'è venuta bene. Allora, in telecamera così sembra giallo, ma non è giallo, è un, magari qua si vede di più, è un crema chiaro, cioè sì chiaro, non chiarissimo, però è un crema. Ed è venuto molto bene, non hai fatto fatica a coprire il grigio, vero? No. Quindi è una buona pittura. Comunque quella pittura che abbiamo dato per la muffa, dobbiamo dire che funziona bene, vero? La pittura è questa qua. Questa qua davvero è ottima, perché per il momento, facendo le corna, non è più uscita, soprattutto nello sgabuzzino sotto dove teniamo le scarpe, vicino all'entrata, lì usciva sempre tantissima muffa nell'angolo in alto, invece fortunatamente è già un bel po' che non andiamo a toccare, perciò questa qua risana, ma allo stesso tempo previene la formazione della muffa. È risanante in odore e antimuffa, quindi ve la consigliamo questa. Allora ragazzi, stamattina faccio la colazione io e prendiamo sempre il spunto dal programma di Medicina in Cucina. Allora facciamo delle crepe di grano saraceno al cocco, quindi prendiamo, io adesso vi do le porzioni per 2 persone, quindi sono 2 uova, 60 g di farina di grano saraceno oppure d'avena se non ce l'avete, 20 g di cocco e 160 ml di bevanda vegetale. Mettete tutto all'interno della ciotola, poi andiamo ad amalgamare bene il tutto. Se vedete che soprattutto la farina di grano saraceno lascia dei grumi, potete anche utilizzare invece della frusta il frullatore ad immersione. Dopodiché, quando abbiamo amalgamato bene il tutto, andiamo ad ungere un pelino una padella antiaderente e andiamo a fare le nostre crepe. Dovrebbero uscire con queste dosi circa 3 crepe a testa piccole oppure 2 un po' più grandi. Mettete all'interno della padella il composto a seconda di come le volete grandi e niente, le cuocete un po' da una parte e dall'altra fino a quando non diventano dorate. Queste crepe si possono farcire con 2 cucchiai di yogurt, della frutta e 2 cucchiaini di crema di mandorle. Buona colazione a tutti! Devo sistemare questo cassetto perché è un disastro. Adesso lo svuoto, do una pulita e poi cerco di dargli una sistemata.
Ecco qua, il cassetto riordinato e sistemato. Così ho tutto quello che mi serve, ho fatto un po' di pulizia, ho buttato via un po' di cose che non servivano più. È arrivata anche la cassettiera, l'abbiamo montata, ora non resta che sistemare poi i cavi della TV e siamo a posto. Guardate che carina, speriamo che duri un po' perché è lo stesso materiale del tavolo, dice Stefano, quindi è rivestita, perciò il tavolo si è poi rovinato, speriamo bene. Sto anche aspettando altre cosine da mettere sopra che ho preso su Temu e nulla. Mentre qui continuano i lavori, Stefano ha sistemato un po' il muro e adesso ha già cominciato a pitturare. E sono arrivati anche gli armadi, quindi una volta pitturato poi cominceremo anche a montare i 2 armadi. Questa stanza è grossa, quindi ci vorrà un bel po' prima di finire il tutto. Vabbè ragazzi, vi terremo poi aggiornati, adesso vi saluto e ci vediamo nel prossimo video su Gingerlife. Ciao a tutti!